Buonasera amiche creative e ben ritrovate sul mio canale. Questo è un video che sto girando giusto l'intro di sera perché domani, che è venerdì, vedrete l'anteprima di questo tutorial. Ho girato oggi questa prima parte del video per le amiche tipo Aurora che praticamente, e non solo lei, che non utilizzano le resine per realizzare per esempio dei ciondoli, e per tutte coloro che non amano neanche le paste polimeriche. Quindi ho deciso di utilizzare il DAS. Il DAS io me lo ritrovo spesso perché Martina si diverte a creare tante cosine con il DAS per la sua camera, e quindi diciamo che anche io mi diverto. È da un po' in verità che non lo uso, lo utilizzavo ecco con lei per farla giocare quando era più bimba e con i miei nipoti. Però ho deciso di realizzare questi ciondoli per San Valentino e quindi condivido con voi questa prima parte. Se non l'avete ancora fatto, ragazze, iscrivetevi al mio canale e così da ricevere tutte quante le notifiche. Parte dei materiali che troverete all'interno di questo video li ho acquistati su Amazon, come anche il DAS, e quindi giù nell'info box trovate dei link di affiliazione. A voi naturalmente non costa niente, però è un modo per sostenere invece in modo carino il mio canale. Quindi se decideste di comprare qualche materiale su Amazon potete utilizzare i link che ci sono giù in basso. Niente, vi saluto, vi abbraccio e auguro sempre buona creatività. Naturalmente vedrete solo la prima parte perché poi fa freddo, il DAS ci mette tempo per asciugare, quindi vedete la prima parte in cui realizzo questi ciondoli e poi ne vedrete una seconda parte tra qualche giorno che ne andremo ovviamente a dipingere, a decorare e ci divertiremo a più non posto. Vi abbraccio tutte e come sempre vi auguro buona creatività. Ciao! Naturalmente questi non sono i ciondoli, ma sono le cose che realizza Martina con il DAS, insomma, nella sua camera. Guardate quante cose realizza, e quindi ecco perché mi ritrovo il DAS a casa e secondo me è un materiale carino per realizzare, in questo caso, come faremo noi, dei ciondoli. Quindi materiale versatile che possono usare tutti, ma veramente tutti, bambini compresi. Vi lascio al tutorial. Buonasera, ecco il DAS preso da Amazon. Io sono abbonata a Prime e ne prendo sempre un paio di panetti. Se naturalmente vi siete perso il video precedente degli altri ciondoli che ho realizzato con i cuoricini fatti di resina, trovate il link giù nell'info box. Questi sono i ciondoli in resina, ma oggi ho deciso di fare dei ciondoli con il DAS proprio per coloro che non amano la resina, e perché il DAS è un materiale che asciuga all'aria, estremamente versatile, non dà fastidio in nessun modo e veramente è una chicca. Io lo metto su una tavola e poi ci metto questi fogli lucidi in modo tale che non mi danno problemi, non attaccano le superfici e quindi mi trovo alla grande, li attacco con un pezzettino di scotch. Come vedete adesso vado ad aprire la mia confezione. Unica accortezza che dovete avere è che una volta che avete preso il pezzo di DAS che vi serve dovete andare a richiudere, perché altrimenti in pochissimo tempo si secca. Consiglio di lavorare su una tavola come sto facendo io, così dopo potete spostarla per poter tranquillamente far asciugare i vari elementi. Per lavorare il DAS vi servirà il matterello, vi servirà una lima, un taglierino e una ciotolina con l'acqua, che è sempre molto comoda e pratica per lisciare quelle che sono praticamente tutte le imprecisioni del DAS e per non farlo asciugare, quindi veramente la ciotolina con l'acqua è necessario. Faccio un po' di passate col matterello piegando più volte il DAS su se stesso per togliere tutte le pieghe e le grinze, un po' come si fa anche con le paste polimeriche. Lo ritaglierò naturalmente in uno spessore un pochino più doppio per evitare che si spacchi, e quindi non fatelo sottile, ma fatelo un po' più doppio di come lo fareste con il fimo. Adesso mi sono ritagliata io sulla carta delle formine a forma di cuore e quindi procedo nel taglio e nella lavorazione.
Velocizzo un poco il video perché tanto i passaggi sono semplici. Con, vedete, un taglierino di precisione vado a ritagliare la formina del mio cuore utilizzando le sagome che ho realizzato con la carta. Semplicemente vado a rifilare tutto quanto il contorno, poi tolgo il DAS in eccesso delicatamente, mi raccomando siate delicate, qui non avevo tagliato per bene, dopodiché vado bagnando le mani a rifinire praticamente tutto quanto il contorno in modo sempre delicato, quindi non umidisco i polpastrelli e vedete vado delicatamente a stondare e a definire i miei contorni. Questo mi faciliterà naturalmente poi dopo la finitura del mio ciondolo, perché ovviamente già sarà rifinito e dovremo limare e lavorare meno la parte una volta che si sarà asciugata. Quindi come vedete velocemente vado a definire il contorno e poi dopo decido di fare degli stampi. Potete usare classici stampi in silicone, potete utilizzare delle texture, dei sigilli come vedete in questo caso, ma anche del pizzo per esempio. Potete texturizzare il vostro DAS con ciò che avete in casa, fiori secchi o quant'altro. Io ho deciso di utilizzare questo stampo a farfalla che mi ha regalato Terry, Fantasie di Terry, ha un canale qui su YouTube, e quindi sto vedendo come andare a posizionarlo. Sicuro che lavorare il DAS è veramente super rilassante. Adesso ho preso uno di questi taglierini che effettua dei fori, questo veramente neanche tanto piccolo, proprio perché voglio andare poi a prendere i ciondoli con un cordino. Vado poi con delicatezza a timbrare la mia farfalla al di sopra dell'elemento. Avrei dovuto posizionarla al centro del pezzo praticamente dello stampo però temevo di urtare il cuore vicino. Vado poi a fare dei piccoli puntini con il dotter, delle piccole decorazioni, e poi vado a decorare anche l'altro cuore con questo timbro sigillo in legno tipo mandala che mi piace veramente molto, e anche in questo caso vado a effettuare poi dei piccolissimi decori, dei forellini con un dotter leggermente più grande. Trovo super rilassante e stimolante fare questi lavori anche la sera dopo cena perché non richiedono tantissimo tempo ed è veramente, sono alla portata di tutti. Vado a spostare un po' di cose e vado a praticamente a utilizzare l'altro pezzetto di DAS che avevo preso per fare un altro ciondolo. Vado a prendere il pezzo di DAS e lo vado nuovamente a impastare, neanche tanto perché il DAS subito si secca e potrebbe fare delle pieghe, quindi dovete essere abbastanza veloci. Vado leggermente ad inumidire e in questo caso prendo un cutter, un taglierino di questa forma quadrata smussata e che decido poi di posizionare in forma tipo rombo. Vado anche in questo caso a rifilare i bordi con le dita con l'utilizzo dell'acqua e vado a decidere che decoro fare. Sto prendendo in questo caso un timbro a fiore, sono dei timbri non particolarissimi, quei kit che si trovano dappertutto, e vi metto comunque, se trovo gli stessi link nell'info box o qualcosa di simile, insomma poi andrete voi a vedere. Anche in questo caso forerò la parte superiore sempre con lo stesso taglierino, mi aiuto con una lametta rigida e vado a mettere da parte anche quest'altro ciondolo. Poi sono curiosa veramente di vedere come le andremo a decorare. Ok, e procedo così anche per gli altri ciondoli, quindi prendo la pasta, la rimescolo, la appiattisco bene senza far formare bolle d'aria, ma col DAS è più difficile che questo succeda, e poi vado a realizzare un altro piccolo ciondolo. Inumidisco leggermente e procedo. Anche in questo caso smusso un pochino con le dita e l'acqua gli angoli e vado a prendere un altro timbro. Questo è un altro tipo di fiore, quindi decori fiore e farfalle. Vado anche lì con un petalino sul contorno, nuovamente foro la parte superiore e proseguo veramente così, sempre alla stessa maniera, aiutandomi delicatamente con la lametta a spostarle. Le sposto tutte in un vassoio
che metterò da parte per asciugare. Un po' indecisa sul da farsi di quest'ultimo pezzettino di DAS, quindi prima avevo pensato di farlo rotondo, ma non avevo il cutter qui con me perché sto lavorando di sera a casa e quindi avevo pochi materiali. Quindi come vedete parto da una forma più o meno rotonda, volevo fare una forma così, fatta proprio a mano libera, però poi non mi convinceva la cosa, quindi ho deciso prima di texturizzare utilizzando questa texture bellissima con dei fiori, dopodiché ho deciso di prendere nuovamente il cutter quadrato e quindi ho fatto un altro ciondolo con questo cutter. Sempre stessa lavorazione, nulla di che, come vedete si sporcano le mani, ma è super rilassante e divertente, quindi io veramente stasera sto benone. Vado poi a fare anche una piccola pallina, come dire, una piccola perla di DAS e vediamo poi il risultato quale sarà. La passo su questo pannello per dare una sorta di texture anche a questa e utilizzo poi uno spiedino perché non ho il chiodo proprio adatto a fare questa cosa e vedete che lo ruoto al di sopra della texture proprio per dare un motivo a rilievo, schiaccio un po' l'estremità e metto ad asciugare. E adesso vi mostro i vari ciondoli che ho realizzato con i fiori, quindi questi romboidali, questo è l'ultimo che ho realizzato con la texture e i due cuori e poi c'è la perla, ma naturalmente ho continuato, anche se in realtà vi saluto, in realtà poi ho continuato, quindi adesso vi mostro gli altri che ho realizzato. Questi sono quelli tutti completi, vedete che in alto ci stanno altre perle e ho realizzato un altro cuore, ho altri due cuori perché naturalmente erano pochi. Comando, vi aspetto alla seconda parte del video. Ciao!